Amici cari, buongiorno a tutti. Oggi vi parliamo su un problema che si può presentare su un piano cottura, cioè come fare quando il fornello non rimane acceso. Ora vi faccio vedere praticamente come stanno le cose. Accendiamo il nostro piano cottura, dotato di accensione elettronica e valvole di sicurezza. Quindi premiamo il fornello, premiamo il rubinetto verso il basso e pigiamo il tasto dell'accensione elettronica, il fornello si accende, tenendolo premuto 2-3 secondi, poi si può lasciare. Questo avviene anche sugli altri fornelli, quindi proviamo. Ora guardate bene questo fornello qua. Se succede questo, voi premete, accendete, dopo 2-3 secondi lasciate, il fornello si spegne. Questo può accadere perché si è verificato un problema nella termocoppia del fornello stesso e quindi bisogna agire di conseguenza. Ora passiamo all'atto pratico, quindi allo smontaggio del nostro piano cottura. Prima cosa bisogna togliere le griglie. Poi bisogna sfilare le 4 manopole tirandole verso l'alto. Ora bisogna togliere i bruciatori, tutti e 4 naturalmente. E ora bisogna prendere qualche attrezzo. Non servono dei grandi attrezzi, servono delle cose molto semplici. La prima cosa che può servire è una chiave numero 14 che ci serve per svitare il dado che tiene fermo il piano cottura qui in corrispondenza del tasto dell'accensione elettronica. Quindi lo andiamo a svitare. Dopo di questo, come potete vedere, sotto ogni bruciatore ci sono 2 viti e vanno svitate tutte quante, 2 viti per ogni bruciatore. Quindi dobbiamo prendere un cacciavite a croce e svitare queste viti. Un'operazione che richiede qualche minuto. Allora, ora che abbiamo svitate completamente tutte le viti, dobbiamo sollevare il piano di lavoro del nostro piano cottura. Per fare questo dobbiamo prendere un giravite spaccato e fare una leggera leva tra il piano cottura e il top, delicatamente, per cercare di non rovinare lo smalto del piano cottura, e sollevare completamente fino ad asportarlo al 100%. Ora ci troviamo in queste condizioni dove appunto si vede in pieno il piano cottura e quindi dobbiamo passare alla fase di smontaggio della termocoppia. Per smontare la termocoppia incriminata, che è questa, dobbiamo dotarci di una chiave tubolare numero 8. Allora si toglie prima la guarnizione, prendiamo la nostra chiave e svitiamo il dado che tiene ferma la termocoppia. Una volta svitata, questa può uscire dalla sua sede e poi si va a staccare il morsetto dove la termocoppia è collegata. Adesso prendiamo la nuova termocoppia. Questa è la termocoppia che abbiamo appena smontato e questa è la nuova termocoppia. Quindi ora andiamo a montare la termocoppia nuova. In pratica si fa l'operazione inversa dello smontaggio della termocoppia vecchia. Allora, prima cosa andiamo a inserire il faston nella sua posizione dietro al rubinetto relativo. Ecco, una volta saldamente inserito, dobbiamo posizionare la termocoppia nella sua sede che è questa, rimettendo
il dado e riponendo la guarnizione. Quindi dopo di questo poi si può passare alla prova. Quindi dopo aver montato la termocopia nuova, prima di richiudere il piano proviamo se tutto funziona. Quindi prendiamo il bruciatore che stava in questa posizione, lo poggiamo nella sua posizione e proviamo ad accendere, anche senza rimontare le manopole. Giriamo il rubinetto e accendiamo. Aspettiamo 2-3 secondi e poi si lascia. Ecco, come vedete ora il fornello rimane acceso e quindi abbiamo ripristinato il suo funzionamento regolare. Ora, come potete vedere, abbiamo rimontato il nostro piano cottura. Quindi, come avete visto, non è un'operazione estremamente difficile. Si può fare anche in modo autonomo. L'unica difficoltà che ci può essere potrebbe essere quella iniziale, quando si vanno a svitare le vitarelle che si trovano sotto i bruciatori, perché a volte con un po' di grasso della cucina che si può essere seccato, un po' di ossido, questi viti possono essere un po' dure da svitare, quindi magari all'inizio vi dovete armare un po' di santa pazienza e utilizzare anche magari uno sbloccante per poterli togliere più facilmente. Per quello che riguarda i costi di questa operazione, se fate da soli, l'importante è trovare la termocopia giusta, e queste più o meno hanno un costo che può oscillare intorno ai 15-20 euro circa, secondo le marche e i modelli. Certo, chiaramente se poi chiamate il tecnico subirete i costi del spostamento e intervento manodopera del tecnico stesso. Questo è quanto, per oggi vi ringrazio e ci vediamo al prossimo filmato. Arrivederci.